Una novità assoluta anche per me nelle esplorazioni garganiche, ovvero la visita di Peschici. Sono appena arrivato in questo borgo ed è la prima volta che lo visito, per cui anche chi ha visto l'altra stagione di Reporter in valigia sul Gargano non ha visto questa mia incursione garganica. E parto però, ed è doveroso partire dagli aspetti negativi, ovvero il sistema di trasporti e la viabilità del Gargano, perché muoversi con i mezzi pubblici è davvero impegnativo. Bisogna fare dei cambi con gli autobus e se si manca la coincidenza si può aspettare davvero tantissimo, anche più di un'ora. Ho perso un autobus perché è partito con 5 minuti di anticipo. Invece adesso andiamo nella meraviglia di questo borgo, che è su una rupe sul mare. Qua il suono delle campane è davvero una gioia a mezzogiorno. Dicevo, è una città bianchissima, ma come del resto tutte le città sull'Adriatico della Puglia. E quindi questo dedalo di viuzze e di scalinate che collegano i vari segmenti del centro storico, che si trova appunto su questa alta rupe sul mare, sono come degli scivoli bianchi che in questo momento vengono di fatto guidati dal sole, che vi porta a percorrere quelli all'ombra, perché è davvero caldissimo. Come una massa d'aria calda risucchiata dal freddo, questa scalinata mi fa scivolare in una grotta che definirei la grotta del tempo perduto, un antico magazzino scavato nella roccia che, oltre una pesante porta di legno, custodisce il passato di Peschici. Se seguite le insegne per il presepe a Peschici, entrate in realtà in questo edificio, questa grotta, perché è un edificio scavato appunto nella roccia, dove in realtà ciò che mi colpisce di più è l'accozzaglia di oggetti. Sembra quasi uno svuotacantina, dove gli oggetti della tradizione sono stati raccolti e uniti da davvero secoli di Peschici. La polvere che ricopre alcuni di questi oggetti sembra quasi voler custodire le storie delle persone che li hanno posseduti. Adesso provo a chiedere alla signora che gestisce questo spazio se mi racconta qualche aneddoto in più. Scavata nella roccia del 1500 questa grotta, e si è abitato fino agli anni 50 qui dentro 11 persone, mamma, papà e 9 figli e qualche animale pure dentro. E questi utensili sono tutti dei nonni, dei bisnonni nostri. Praticamente secoli di oggetti che raccontano secoli di storie, di tradizione artigiana di Peschici. Certo. Questo è il fuso che sfilava la lana, le calze che si facevano tutti a mano. Quali sono gli oggetti a cui è più affezionata? In particolare sono i piatti che si mangiava dentro. 4-5 insieme, non è che ognuno aveva il suo piatto, si metteva il piatto in mezzo al tavolo e si mangiava, ognuno mangiava la sua porzione. Il pane veniva messo in alto perché ce n'era poco, noi bambini non si doveva arrivare a prenderlo, la mamma ti dava la razione che ti toccava e si impastava con l'acqua del mare il pane. E tante volte la finanza non voleva che andassero a prendere l'acqua al mare, perché il sale era del monopolio. Quindi volevano che si pagasse il sale? Il sale, anziché prendere l'acqua dal mare. Un baule dei ricordi, una storia di povertà, istruzioni di parsimonia. Queste sono le pignate. Ah, ok. Vedi? La mamma al mattino si alzava, accendeva il fuoco. La prima cosa metteva i fagioli nella pignata e li metteva davanti al fuoco. C'è la botte con il lucchetto. Sì. Che là c'era il vino e la chiave l'aveva il nonno. Che non dovevano aprire tutti. Così non lo rubavano il vino. Non lo rubavano. Fantastico. E questo qua, ci sono i doppi servizi, vedi? Quello è il nostro bagno. I 2 vasi. Ah, quella è la toilette? La toilette, sì. Che noi diciamo in dialetto ucandre e o pisciatore.
Per fortuna che ci siamo evoluti, almeno da quel punto di vista. Insomma, sì. Però io dico senza pane una volta, però c'erano i valori. Uno aveva, non lo so, ci volevamo più bene, più rispetto. Ma anche il fatto che si mangiava tutti dallo stesso piatto, tutti si stava sì. attorno al camino, Sì, c'era sì, più sì, convivialità. camino. Poi la nonna, questo è il braciere, uno si metteva attorno, raccontava le favole, ti faceva dire il rosario la sera, perché non è che c'è la televisione, quella era. La socialità era quella. Ah. Anche a Peschici, la povertà del passato ha spinto molti a cercare fortuna altrove. Le valigie di cartone? Ah, e queste che storia hanno? Valigie di cartone. Mio fratello è andato in Australia con una valigia di cartone, 33 giorni di nave. 33 giorni di nave, in che periodo? E negli anni, non so, 60 o 70. E poi è rimasto? Poi è rimasto là, sì. E c'è un altro fratello in Australia. E lei mai è andata in Australia? Sì. Sta 7 mesi. 7 mesi, che differenza c'è fra Peschici e l'Australia? Più bella, non è più bella l'Italia. È bella pure l'Australia, grandissima, però la storia ce l'ha più l'Italia. La sente di più di qua il Sì. sapore della storia? E poi però in questo spazio avete fatto anche un bellissimo presepe. Sì. Allora il presepe si trova fatto per un concorso della parrocchia. Con tantissimi personaggi, vediamo anche un villaggio che ricorda un po' Peschici. Il paese, sì, Peschici. Italia Italia Vecera. Bellissimo nome, un bel messaggio in questo periodo in cui c'è bisogno di unità. Abbiamo vinto pure. Bravissimo. Ho trovato lo snack ideale per rinfrescarmi. Nella rossura di questo pomeriggio garganico, e di garganici sono anche questi fichi d'India, quelli bianchi, e sono freschissimi. Per pranzo invece una paposcia, che è praticamente l'impasto della pizza allungato a mo' di baguette e farcito come una focaccia, e poi per gradire ancora fichi d'India, questa volta sotto forma di granita. Al centro di Peschici la vita economica ruotava attorno al frantoio del Settecento. Praticamente noi avevamo un cavallo che girava, le olive venivano schiacciate. In queste olive qua si creava una poltiglia, una specie di pasta. Questa pasta veniva presa e veniva messa qui sopra, veniva spalmata qui sopra. Questi qua sono friscoli. Friscoli? Sì, sarebbero dei filtri. Ok. Praticamente venivano create delle pile alte e venivano messe sotto le presse. Ok. Dopodiché con il bastone si giravano e da qui veniva verso l'alto, usciva l'olio. Da qua. Bisognava venire qua e girare. Con una corda si legava, veniva legata là alla pressa e veniva girato. E questo è settecentesco? Settecentesco è un frantoio di famiglia. Che quindi della stessa famiglia, lo stesso Sì. quello che lo porta avanti? Sì, viene portato avanti da generazione in generazione. E noi tutt'oggi usiamo sempre il metodo tradizionale per fare il nostro olio. E che cosa comporta il metodo tradizionale? Il metodo tradizionale sarebbe la macinatura a pietra, che sarebbe come questa qua. Come quella che vediamo qua, con uno strumento più moderno. Meccanizzato oggi. Comunque il camino c'era perché la raccolta, venendo fatta in inverno, fa freddo. Questo qui era l'unico frantoio del paese e ad oggi è sempre l'unico frantoio del paese, non ce ne sono altri. Tutti venivano qui a fare l'olio. È stupendo perché ancora si vedono proprio i legni antichi e si respira proprio la storia che è passata da questa sala. Esatto. E oltre al castello del X secolo che c'è in cima alla rupe, si vedono lungo la costa due elementi caratteristici: le torri di avvistamento, queste fortificazioni che si vedono l'un l'altra per darsi segnali all'arrivo degli invasori, in particolare dei turchi e dei pirati, torri che sono state realizzate più o meno nel 500, e poi Trabucchi o Trabocchi, adesso un momento di vuoto tra il Gargano e l'Abruzzo, ebbene sono le altre strutture che puntellano la costa del Gargano.